51 km/h di velocità massima, mamma mia che bestia! Ciao ragazzi, come state? Io sono Michele e bentornati qui nel mio canale. Pochi giorni fa sono stato contattato da un'azienda americana con sedi in Europa e in Cina, di cui non avevo mai sentito parlare, una side rusher a caso, che produce bici elettriche molto interessanti, come questa qui. Mi hanno proposto di recensire il loro ultimo modello, a detta loro rivoluzionario. Beh, sicuramente il prezzo lo è, in quanto costa poco più di 2000 euro, trovate il link qui sotto in descrizione video, e dato che me l'avrebbero regalata, ho detto vabbè, perché no, proviamola, vediamo se questa bici elettrica fat bike così costosa riesce a sorprendermi. Quindi, eccola qui. Devo ammettere che almeno esteticamente è davvero davvero spettacolare e mi ricorda un po' il Ciao della Piaggio. E dato che io ci sono cresciuto sul Ciao, quando ero piccolino mio padre mi ci portava sempre sopra con lui, beh, questo design per me è super promosso. Comunque io appena terminato di montarla ci sono salito in sella e ci ho fatto una decina di chilometri, quindi queste sono solo prime considerazioni, la recensione completa arriverà nelle prossime settimane, appena ho modo di testarla più a fondo, specialmente lato autonomia, range di utilizzo. Intanto che aspettate però ve la faccio vedere un po' più nel dettaglio perché secondo me è davvero davvero bellissima, specialmente questo colore blu, sia il telaio in alluminio sia i cerchi, è disponibile anche arancione, nera e bianca, se non vado errato. Comunque date un'occhiata ai link in descrizione video. Vi faccio vedere un po' di dettagli che mi sono piaciuti particolarmente, come il faro LED, totalmente LED posteriore, cata rifrangente e, ora vediamo se riesco, quando andiamo a premere il freno, sia anteriore che posteriore, si attiva anche un ulteriore LED di segnalazione e questa è una cosa davvero molto molto comoda. Abbiamo persino una luce targa in caso volessimo assicurare questa bici elettrica fat bike. Parafanghi avanti e dietro, ruote fat da 20 pollici comodissime e già queste basterebbero per ammortizzare quasi ogni terreno. Freni a disco idraulici sia dietro che avanti, i pedali arrivano quasi a terra, quindi attenti magari alle cunette. Comunque un pedale così lungo, e lo notate anche da questo particolare così grande, rende la pedalata molto piena e confortevole anche attorno ai 30 km/h e ci arriveremo tra un istante. Eh sì, il computer è andato anche in stand-by, quindi accendiamolo perché il computer di bordo è un altro aspetto davvero davvero bello di questa bici elettrica, ma lo vedremo tra un istante. Terminiamo di vedere un po' la ciclistica. Il sellino, questo è quello in dotazione, comodissimo, è regolabile su un'altezza fino, diciamo, le persone fino a 1,90 m, 1,95 m ci stanno molto comode sopra. Abbiamo l'ammortizzatore centrale, questo non è regolabile, comunque non è morbidissimo, quindi va bene secondo me. Invece la forcella anteriore, rinforzata, sembra un po' quella di una moto, è regolabile sia in precarico sia in compressione, in base che voi vogliate una forcella più morbida o più dura. La batteria da 14 A 48 V è qui dentro e può essere rimossa tramite una delle due chiavi in dotazione, invece per accenderlo non serve nessuna chiave, state attenti quindi sotto questo aspetto. Comunque la batteria si rimuove facilmente, inseriamo la chiave, giriamo e tiriamo ed ecco qui la batteria. Viene ricaricata tramite questo spinotto. In dotazione troviamo ovviamente il caricabatterie, una serie di chiavi e chiavini comode sia per montarla, c'è da montare la ruota anteriore, comunque è davvero molto molto facile. Abbiamo una seconda chiave in dotazione, una piccola pompetta per gonfiare le ruote e qualche
manualino di istruzioni che non fa mai male. Questa è la confezione degli accessori, abbastanza complete. Tra l'altro non vi ho detto il nome di questa bici, lei è la Sidehusher Comoda, e proseguendo il tour di questo mezzo troviamo nella parte posteriore un portapacchi in alluminio anch'esso, molto solido e rinforzato. Molto luminoso anche il faro LED anteriore sul manubrio, che può essere regolato nella sua inclinazione, quindi volendo recupera qualche centimetro in altezza, ma la bici è davvero molto comoda. Troviamo il tasto per accendere e spegnere il faro anteriore e posteriore, che è collegato fortunatamente all'elettronica della bici, il clacson, il cambio Shimano a 7 marce. Ecco, magari su questo aspetto sono andati un po' a risparmio, e un cambio Shimano un po' economico potevano metterne uno un po' più professionale. Comunque troviamo anche i freni a disco con il pistoncino qui marchiato Zoom, che non è assolutamente male, e questo invece è il computer di bordo, che ci indica vari valori come il trip parziale, totale, i watt erogati e il livello di assistenza, da 1 fino a 5 regolabili tramite questi tastini sul manubrio. 1 Eco, 2 Low, 3 Normal, 4 High, 5 Power, che riesce a spingere questo mezzo fino ad oltre 50 km orari di velocità massima. Qui sotto abbiamo anche il tasto di accensione. Tenendo premuto il tasto di accensione e la freccetta in giù, andiamo a resettare il trip parziale dei chilometri. Invece tasto d'accensione e freccetta in su, accediamo a questa interfaccia che avete visto ad inizio video, che ora si è resettata, si resetta ad ogni avvio, che ci indica il tempo di utilizzo di pedalata, i chilometri percorsi, la velocità massima, la velocità media e un piccolo grafico chilometri orari, minuti. Davvero carino questo computer di bordo. Vi faccio vedere anche il menu segreto a cui si accede tenendo premute le due freccette. Eccolo qui, abbiamo display settings con la dimensione dei cerchi, la velocità limite, ci arriviamo tra un istante, la luminosità del display, l'unità di misura, quando si spegne, quindi spegnimento automatico e altre cosine. Torniamo indietro perché abbiamo anche un secondo menu avanzato con la possibilità di impostare o da 1 a 5 livelli di pedalata assistita, fino a da 1 a 9, oppure da 1 a 3. Io lascio predefinito. Possiamo impostare anche altre cosine come l'avvio con la prima pedalata, la sensibilità della potenza, ovvero quanto velocemente il motore va su di giri, quindi eroga potenza, è davvero potente, quindi magari giocate un po' con questo valore in base a come vi trovate meglio. È molto personalizzabile da 3 fino a 24. Questo è molto utile. La potenza di pedalata, se impostate un valore basso, il motore vi darà la spinta già all'inizio della pedalata, invece impostando valori più alti vi darà la spinta quando avrete già fatto magari un mezzo giro o un giro completo di pedalata. E tornando ora alla velocità massima, velocità limite, la bici arriva limitata a 25 km orari per motivi legali. Io ho voluto ovviamente spremerla al massimo delle potenzialità, ho impostato 99 km orari, tenete premuto il tasto d'accensione per tornare alla schermata iniziale, e ho installato anche l'acceleratore che arriva nella scatola degli accessori, perché questa bici arriva legale, 250 watt, ma installare questo acceleratore è abbastanza semplice. Vi basta rimuovere la manopola a destra, inserire l'acceleratore e collegare il suo cavetto qui dentro. C'è già la predisposizione, è una roba che vi ruberà 2-3 minuti al massimo. Vi mostro un dettaglio del motore, che non sembra un classico motore Bafang, ma è marchiato
EPAC e il motore dichiara 25 km/h di velocità massima e 250 watt di potenza con un carico massimo di 150 kg. Ora ragazzi, lo sapete, ci sarebbe tanto di cui parlare di questo aspetto legale. Diciamo che per pedalare legalmente su strada pubblica la bici deve essere lasciata come vi arriva, quindi 25 km/h di velocità massima e senza acceleratore. Andando ad aumentare la velocità massima e inserendo l'acceleratore, la bici diventa legale solo su strada privata o a patto che voi non andiate ad assicurarla, usate il casco e tutto il resto. Però il motore di questa bici arriva fino ai 1000 watt di potenza con un'accelerazione paurosa e lo vedrete poi nella recensione completa. Mi ha davvero impressionato. La bici tende anche ad alleggerire la forcella anteriore quando si accelera perché è davvero tanta roba. Mi hanno già fermato molti curiosi chiedendomi, Michele, qualcuno mi conosce qui attorno, ma mi hanno chiesto che tipo di bici fosse questa, perché così particolare in Italia io non l'avevo mai vista. Bici che mi ha sorpreso positivamente anche per quanto riguarda la comodità, non essendo una delle classiche bici che vi ho recensito in passato con telaio snodabile, ovvero richiudibile. Questa bici ha il telaio fisso, unico, il che rende la bici sì meno trasportabile, ma la rende più precisa su strada, più comoda, con meno scricchiolii e comunque ha una tenuta di strada molto più sicura, più solida rispetto a una bici pieghevole, almeno a mio parere, dato che ne ho provate tantissime. La salita è comoda, infatti questa bici si chiama proprio Skyrusher Comoda e una volta saliti a bordo è davvero confortevole, compresa anche la seduta. Il manubrio, ve l'ho detto, può essere regolato su diverse inclinazioni ed è tanta roba. Bene ragazzi, come avrete capito dalle mie parole, sono davvero entusiasta di questa Skyrusher, spero si pronunci così, comoda, che oltre ad essere comoda, l'ho già fatta questa battuta, comunque oltre ad essere una bici confortevole sulle nostre strade urbane, che almeno qui a sud sono abbastanza dissestate, ruote così grosse unite ad un ammortizzatore centrale e una forcella di ottima qualità come questa, rende questa bici molto confortevole da utilizzare in alternativa all'automobile. Arriva legale, poi sta a voi decidere cosa fare. Io ovviamente devo testarla al massimo delle sue potenzialità, comunque farò una comparativa tra comoda legale e comoda illegale nella recensione completa, così vi farete un'idea. Per ora promossa, il prezzo forse è leggermente altino, secondo me sui 1.500-1.600 potrebbe essere molto più appetibile, ma diciamo che una bici con questo design così ben fatta in Italia, fat bike, non l'avevo ancora mai vista. Ora però voglio sapere voi cosa ne pensate di questa bici elettrica, vi piace oppure no? Cosa vorreste vedere nella recensione completa? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Se volete darci un'occhiata, magari acquistarla, vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione video. Su Amazon non è ancora disponibile, ma potrebbe arrivare, ve la segnalerò eventualmente sul mio canale Telegram ufficiale TechBestSales, linkato anch'esso qui sotto in descrizione video, dove vi darò anche i primi coupon appena l'azienda me li fornirà. Diciamo che con questa bici fate una bella scena e vi farete notare. Quindi cercate magari di lasciarla legale, perché credetemi, anche legale tira, ha un bel motore. Bene amici, penso di avervi detto tutto. Lasciate un bel like per supportarmi, condividete questo video ai vostri amici e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Vi invito a dare un'occhiata ai link qui sotto in descrizione video, perché vi lascio anche il link per il mio gruppo Facebook e la mia pagina Instagram. Vi aspetto numerosi. Vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima. Ciao ragazzi.